Husqvarna Svartpilen 701, una moto essenziale, molto semplice, ma semplicemente divertente. È una moto che è studiata apposta per divertire chi sta in sella. Una moto che ha un design fortissimo, sorella magari alla lontana della KTM, evoluzione della Vitpilen, cambia completamente. È una moto che è una via di mezzo tra quello che può essere una moto da flat track, una cafe racer o una naked. Non si riesce a definire bene il concetto della Svartpilen 701. È una moto a sé, infatti è unica sul mercato. C'è una potenziale antagonista? No, non esiste. È una monocilindrica modernissima, 6,90 di cilindrata, con due contralberi per smorzare le vibrazioni, che in un monocilindrico naturalmente ci sono e si sentono, ma che non danno mai particolarmente fastidio. Un'estetica molto curata, un design molto personale, è una moto che si riconosce anche da lontano. Notiamo un richiamo al flat track per quanto riguarda la fiancatina posteriore, che è asimmetrica. Anche il taglio sul serbatoio rende le due porzioni di carrozzeria asimmetriche. Una strumentazione molto particolare che sembra appoggiata direttamente sul fanale, full LED, tutte le luci della Svartpilen sono a LED. La ciclistica, telaio in acciaio, a traliccio, cromo molibdeno, forcellone in alluminio che già conosciamo. L'impianto frenante prevede un disco da 310 mm anteriore e un 240 posteriore, pinza ad attacco radiale Brembo a 4 pistoncini, pinza posteriore sempre Brembo. La ciclistica prevede una forcella da 43 mm VP, regolabile sia in compressione che in estensione, e un mono VP anch'esso regolabile in tutti i parametri, compressione, estensione e precarico della molla. I pneumatici sono dei Pirelli MT60 RS con un bel look tassellato, molto flat track come design, cerchio da 17 posteriore e appunto richiamo al flat track, cerchio da 18 anteriore, 150-60 per il posteriore, 110-80 per l'anteriore. L'ergonomia della Svartpilen 701 è trasversale, nel senso che prende un po' da quello che può essere un motard a quello che può essere una cafe racer, passando per il flat track. Abbiamo un ampio manubrio che garantisce un controllo ottimale della moto, le pedane ben posizionate, anche le persone particolarmente alte qui non hanno problemi. La sella 835 mm da terra consente relativamente di toccare con i piedi a terra entrambi i piedi, però bisogna anche dire che la zona centrale è piuttosto rastremata, piuttosto stretta, le dimensioni sono molto contenute, per cui alla fine, complice anche il peso contenuto, siamo a 158 kg in ordine di marcia, insomma non impedisce anche alle persone non particolarmente alte di muoversi decentemente anche a bassa velocità o nelle manovre da fermo. L'eventuale passeggero, lo vedete anche voi, insomma, deve scendere a qualche compromesso, vi deve voler molto bene, uomo o donna che sia. La strumentazione è molto intrigante dal punto di vista del design, ed è bella, è ben visibile perché è proprio davanti agli occhi. Non ci sono comandi sui blocchetti elettrici, si comanda tutto da due pulsanti mod e set posizionati proprio sulla strumentazione stessa, e c'è anche un pulsante nascosto che non si vede e che serve a disattivare il controllo di trazione. Attraverso i mod riusciamo a selezionare l'autonomia residua oppure il tempo di percorrenza e naturalmente i contachilometri. Abbiamo l'indicatore del livello del carburante, l'orologio, la temperatura del liquido motore, rapporto inserito e il contachilometri totale. Insomma, una strumentazione completa. Bello il ponte di comando con le leve Magura regolabili nella distanza, un po' meno il discorso dei blocchetti elettrici che forse meriterebbero un po' più di attenzione, soprattutto per quello sinistro che manca del lampeggio. I numeri di questa Svartpilen sono davvero interessanti, per cui abbiamo detto 158 kg, 75 cavalli erogati, per cui il rapporto peso-potenza è davvero interessante. Considerando anche il dimensionamento compatto di questa moto, secondo me c'è tanto da divertirsi. Ma adesso appunto vi ho fatto vedere com'è fatta, andiamo insieme a vedere come va. La
la Svartpilen 701 ci ha conquistate, sia per quanto riguarda l'utilizzo in città, sia fuori dalla città, sulla costa e nell'entroterra. La moto si è dimostrata divertentissima, estremamente leggera da guidare, semplice. Quello che si diceva del concetto della semplicità della Svartpilen viene confermato anche per quanto riguarda la guidabilità. È una moto facile, estremamente leggera, rapidissima, ben assettata, con una ciclistica molto valida, una ciclistica che appunto è molto agile, molto svelta, ma che sa essere anche molto stabile anche quando si apre il gas e si va sul veloce. Una moto potente quanto basta, 75 cavalli con 158 kg bastano e avanzano per divertirsi. Il motore è uno spettacolo, non siamo più abituati ai motori monocilindrici, ma soprattutto non siamo abituati ai monocilindrici moderni, cioè motori con tanta tecnologia, che lo rende molto piacevole da usare. Sa essere utilizzabile e lineare nell'utilizzo cittadino, sa essere cattivo e veramente rabbioso quando si va ad aprire il gas con cattiveria. Un motore bellissimo. L'impostazione in sella aiuta molto perché si ha un controllo totale della moto. La triangolazione sella manubrio pedane è perfetta. Si sta abbastanza elevati, sembra quasi di guidare, non dico una moto da fuoristrada, però il concetto della Svartpilen, che è un po' un mix tra una flat track, una naked e una cafe racer, l'assetto in questo caso è abbastanza rigido, sostenuto. I tecnici hanno lavorato su compressione ed estensione soprattutto della forcella, però non c'è problema perché appunto la possibilità di regolare l'assetto a piacimento permette anche poi di renderla un po' più confortevole. Il comfort comunque non è un parametro essenziale in questa moto, lo si evince anche dalla rigidità della sella stessa, che però permette anche di sentire meglio il comportamento della moto. Questa è una cosa che a noi piace abbastanza. Si sente qual è il grip del pneumatico posteriore, mentre l'anteriore è estremamente preciso e segue esattamente i comandi del pilota. Tutto questo su asfalto liscio. Quando ci sono delle sconnessioni la moto non si scompone, però trasmette parecchio le sollecitazioni. Il mono vibra, si fa sentire un monocilindrico, però non dà mai troppo fastidio, e anche quando si allunga magari in autostrada le pulsazioni, la frequenza non è, per i nostri gusti non è assolutamente fastidiosa. La trasmissione è eccellente, sia la modulabilità della frizione e la sua resistenza, lo stacco, la precisione del cambio, 6 marce decisamente preciso e inappuntabile anche in scalata, è difficilissimo sbagliare una marcia. Il controllo di trazione mette una pezza quando si esagera, anche se bisogna dire che il grip delle Pirelli di serie è davvero elevato. I 75 cavalli del motore sono incredibili. Capace di girare in basso, magari non troppo perché si tratta sempre di un monocilindrico, per cui il limite è intorno ai 2500-3000 giri nei rapporti inferiori, 4000 giri in quinta e sesta marcia. Però questo è capace di portarvi a spasso in città senza problemi e di allungare nel misto, ma con una cattiveria veramente incredibile per un monocilindrico. Il meglio di sé lo dà tra i 5 e gli 8000 giri, ma non disdegna anche allunghi fino a 9000 giri quando poi interviene il limitatore. I due dischi fanno il loro lavoro alla grande. La potenza dell'anteriore è adeguata a quello che è la massa della moto stessa e il posteriore ben modulabile e utilizzabile, anche perché aiuta a chiudere le traiettorie, aiuta nella guida quando si sta magari spingendo oppure ci si sta divertendo. Potete intuire da quello che vi ho detto fino adesso, la moto è estremamente divertente, è veramente una moto fuori dal mercato come concetto e come numeri, quello che è potenza e peso, e soprattutto proprio come divertimento di guida. È una moto gratificante, a noi è piaciuta moltissimo e forse l'avete intuito da quanto abbiamo detto. Una moto che appunto non ha concorrenti diretti, è difficile trovare una concorrente diretta per la Svartpilen 701, no. Una moto unica nel panorama motociclistico, 10.350 euro il suo prezzo, tanta personalità, tante prestazioni, tanto divertimento. Adesso mi raccomando, qui sotto commenti, dubbi, perplessità, e mi raccomando partecipate ai nostri social su Facebook e Instagram. Ciao a tutti!